Salve gente, benvenuti nello speciale per i 1000 iscritti del Geek Imperfetto. Prima di tutto però ci tenevo davvero a ringraziarvi perché se oggi siamo qui è solo grazie a voi e alla fiducia che riponete su questo canale. Per festeggiare questo primo ma importantissimo traguardo ho scelto un tema che mi sta particolarmente a cuore e che vi avevo già teaserato nel video su Beyblade, ovvero il tokusatsu giapponese. Un genere che parte dai film di kaiju come Godzilla e che ha inventato eroi immortali come Ultraman, Kamen Rider e squadre leggendarie come i Super Sentai, ma soprattutto un genere che ha lasciato un'impronta indelebile sugli shonen manga e anime che tutti amiamo, dai Cavalieri dello Zodiaco fino a opere modernissime come Dan Da Dan, che riescono ancora oggi a interpretare quell'eredità. Insomma, quello che vi propongo oggi è un viaggio attraverso mostri, armature scintillanti, trasformazioni e battaglie spettacolari. Il tutto per scoprire come il tokusatsu abbia costruito le basi del nostro immaginario geek. Allora, siete pronti? Il viaggio ha inizio! Prima di iniziare, probabilmente alcuni di voi si staranno chiedendo: ma cosa significa tokusatsu? Beh, la parola tokusatsu è l'abbreviazione di Tokushu Satsuei, che in giapponese significa letteralmente riprese speciali o effetti speciali. Questo era il termine tecnico usato nel cinema giapponese per indicare scene realizzate con miniature, illusioni ottiche e costumi. Per capire il tokusatsu, però, dobbiamo tornare indietro al Giappone del dopoguerra, un paese distrutto, segnato dalle bombe atomiche e che cercava disperatamente un modo per raccontare le proprie paure esorcizzandole allo stesso tempo. Ed è qui che nel 1954 arrivò lui, Godzilla, diretto da Ishiro Honda e con gli effetti speciali di un inventore insaziabile, Eiji Tsuburaya. Godzilla divenne così non solo un mostro gigante che distruggeva Tokyo, ma il simbolo dell'era atomica, la paura materializzata sullo schermo. E guardandolo il pubblico giapponese riviveva i traumi della guerra, ma allo stesso tempo provava una certa catarsi. Dal punto di vista tecnico, inoltre, il film introdusse una formula che diventerà la firma stilistica del tokusatsu, ovvero il cosiddetto sweep motion. In pratica, un attore infilato in una tuta di gomma che combatte in scenografie in miniatura. L'idea nacque direttamente dalla passione di Eiji Tsuburaya per King Kong. Durante i suoi studi sul cinema occidentale, infatti, rimase affascinato dalle tecniche in stop motion di Willis O'Brien e sognò di poterle portare in Giappone. Il problema? Beh, in un paese che stava cercando di risollevarsi dalla guerra era praticamente impossibile trovare il budget per replicare quella che era una tecnica già enormemente costosa all'epoca. Così Tsuburaya scelse una strada diversa, più artigianale ma allo stesso tempo incredibilmente rivoluzionaria. Invece di animare pupazzi in miniatura, decise di mettere un uomo in costume dentro scenografie ricostruite in scala. Il risultato fu incredibile: costumi pesantissimi come quello di Godzilla, che superava anche i 100 kg, ma che permettevano all'attore di muoversi come una creatura viva, demolendo modellini dettagliatissimi di Tokyo. E se oggi può sembrare quasi rudimentale, beh, all'epoca era pura magia, era letteralmente un'alchimia tra spettacolo teatrale e cinema che diede vita al linguaggio visivo del tokusatsu. Fu anche grazie a questo che da Godzilla nacque un vero e proprio genere, ovvero i kaiju eiga, i film di mostri giganti, ognuno con la sua creatura e con un significato nascosto come la paura della tecnologia, il timore dell'inquinamento, la critica alla società moderna. Queste non erano semplici pellicole di intrattenimento, ma lo specchio delle ansie collettive di un paese che stava cercando di rinascere dalle proprie macerie. E tra tutte queste creature, una in particolare rappresentava al meglio quest'idea, ovvero King Ghidorah, una forza talmente devastante da non poter essere sconfitta da un singolo eroe, ma solo dall'unione di più mostri o alleati. Questa dinamica, l'idea che solo la cooperazione possa fermare il nemico, non è un dettaglio da poco.
Diventerà infatti la base di moltissime opere future, anticipando quello che sarà il cuore stesso dei Super Sentai e di gran parte degli shonen, ovvero la vittoria non è del singolo, ma del gruppo. Ed è proprio da questo immaginario che prende forma il linguaggio del tokusatsu, un linguaggio fatto di uomini in costume, miniature spettacolari ed effetti ottici che presto sarebbero passati dal grande schermo direttamente alla televisione. Se i Kaiju Eiga hanno gettato le basi, la vera rivoluzione arrivò quando il tokusatsu passò dal cinema alla televisione. Immaginate milioni di famiglie giapponesi che a metà degli anni 60 accesero la TV e videro un gigante combattere mostri spettacolari, il tutto dal salotto di casa. La rivoluzione era iniziata. Nel 1966 nasce Ultraman, creato dallo stesso genio che aveva portato in vita Godzilla, Eiji Tsuburaya, e con i design inconfondibili di Tol Narita, Ultraman divenne subito un fenomeno di massa. La storia ruota attorno a un alieno che si fonde con un essere umano, crescendo fino a dimensioni titaniche e difende la Terra dai Kaiju. Egli non è solo un eroe, è una figura protettiva, quasi paterna, simbolo della speranza di un paese che finalmente si stava rialzando. Pochi anni dopo, negli anni 70, il tokusatsu cambiò ancora pelle e a iniziare questa incredibile metamorfosi fu un altro gigante creativo, Shotaro Ishinomori. Da lui nacque Kamen Rider, un motociclista mascherato che combatteva organizzazioni malvagie con la sua iconica trasformazione. Rider Henshin! Che diventerà presto un rituale per generazioni di fan. Casco, tuta, moto e arti marziali spettacolari. Era la formula perfetta, ma soprattutto Kamen Rider introdusse un concetto che oggi diamo quasi per scontato: l'eroe quotidiano che diventa leggenda. Non un dio, non un gigante alieno, ma un ragazzo comune che trasformandosi ottiene il potere di cambiare le cose. All'interno della serie, inoltre, c'è un dettaglio che può sembrare banale, ma che in realtà ha fatto scuola. Il fatto che Kamen Rider urlasse il nome delle proprie tecniche, come il celebre Rider Kick, serviva a rendere l'azione più chiara e memorabile per i bambini che guardavano la TV negli anni 70, quando ancora la qualità delle immagini era decisamente limitata. Gridare l'attacco lo trasformava quindi in un vero e proprio rituale, quasi teatrale, che i piccoli spettatori potevano imitare. Ma quella che era nata come una soluzione pratica e spettacolare divenne presto un linguaggio narrativo. Ed è qui che nasce uno degli stereotipi più amati degli shonen, ovvero l'abitudine di gridare il nome della propria tecnica prima di usarla, che sia una parodia come il o mosse più serie e devastanti come una L'origine è sempre lì, nel linguaggio del tokusatsu. L'evoluzione, tuttavia, non si fermò. Nel 1975 la Toei lanciò Himitsu Sentai Go Ranger, ancora firmato da Ishinomori. Fu la nascita ufficiale dei Super Sentai, 5 combattenti, ognuno con un colore, un ruolo e una personalità distinta, una divisione di archetipi che diventerà immortale. I Go Ranger furono una serie così tanto di successo che negli anni 90 vennero importati e rimontati in Occidente, dando così vita ai conquistando così il mondo intero. Ma al di là della superficie, i Sentai fanno di un concetto chiave già anticipato in altre opere la loro forza più grande, ovvero il gruppo.
La vittoria infatti non dipende solo dall'eroe solitario, ma dalla collaborazione, dal sacrificio e dall'unione di abilità diverse. È un modello che influenzerà profondamente gli anime e i manga a venire. Pensate ai Gatchaman della Tatsunoko, oppure a qualsiasi altro shonen dove il protagonista non combatte mai davvero da solo. In altre parole, dagli eroi come Ultraman e Kamen Rider fino alle squadre dei Super Sentai, il Tokusatsu ci ha insegnato che l'eroe più grande non è chi combatte da solo, ma che riesce a fare del gruppo la vera forza. Per capire bene come il Tokusatsu abbia influenzato gli shonen, però, dobbiamo prima guardare a come si è evoluta la figura dell'eroe in Giappone. All'inizio, nei racconti e nelle prime opere a fumetti, l'eroe era rappresentato come una figura cortese ed educata, quasi cavalleresca. Durante il periodo bellico, invece, questa immagine si trasformò nel modello del soldato, disciplinato e devoto al sacrificio per la patria. Ma verso la fine dell'era Meiji e soprattutto nel dopoguerra, queste due anime si fusero, dando così vita a un nuovo tipo di eroe. Non più solo il guerriero, ma il giovane che lotta con passione, che cade e si rialza, che trova nella perseveranza e nello spirito di squadra la sua vera forza. Dopo la guerra, infatti, tutte le opere legate alle arti marziali vennero totalmente bandite perché troppo vicine al militarismo. Quindi i manga sportivi presero il loro posto, diventando la metafora perfetta del superamento dei propri limiti. Tra gli anni 50 e 60 esplose così il genere Spokon, termine nato dall'unione delle parole Suppotsu e Konjo. Qui ogni partita diventava una vera e propria battaglia, con i protagonisti che urlavano, si lanciavano colpi speciali, esattamente come gli eroi del Tokusatsu. Pensiamo per esempio alle Makyu, le famose palle miracolose dei manga di baseball, lanci sovrannaturali, effetti esagerati e inquadrature che trasformavano lo sport in uno spettacolo epico. In altri casi, invece, l'eroe sportivo era un ribelle, un ragazzo problematico che trovava la retta via grazie allo sport. Serie come Kyojin no Oshi o soprattutto Ashita no Joe incarnano perfettamente questo spirito, non solo sport, ma veri drammi umani dove il ring o il campo da baseball diventavano metafore della vita stessa. Ma l'influenza non si fermò solo allo sport. Negli stessi anni nacquero anche i Bancho Manga, racconti di delinquenti scolastici e leader carismatici. Il più famoso fu Otoko Ippiki Gaiki Daisho, considerato il primo grande successo di Weekly Shonen Jump. La storia ruota attorno a un ragazzo a capo di una gang di oltre 2000 persone. Vi ricorda qualcosa? Questo conquistò il pubblico e diede il via a una lunga tradizione. Queste opere influenzarono profondamente gli autori che sarebbero venuti dopo. Senza lo spirito ribelle dei Bancho Manga e la drammaticità degli Spokon, infatti, probabilmente non avremmo avuto opere come Saint Seiya o Okuto no Ken, i cui autori si sono deliberatamente ispirati a queste opere per creare i propri personaggi. Perché se i Sentai avevano insegnato la forza della squadra, i manga sportivi e i Bancho avevano insegnato che l'eroe poteva essere fragile, ribelle e persino imperfetto, ma proprio per questo umano e vicino al pubblico. Ed era proprio mentre Joe stringeva i pugni sul ring o i protagonisti dei Bancho guidavano le loro bande che in Giappone prese forma pian piano un altro fenomeno, quello dei mecha. Il pathos e la teatralità che lo sport e le lotte giovanili avevano trasformato in battaglia si spostarono direttamente nella fantascienza. Con Mazinger Z di Go Nagai, il robot pilotato divenne l'erede naturale di Ultraman e Godzilla. Non era più un uomo in costume, ma una macchina colossale pronta a difendere l'umanità da mostri e minacce assurde. Poi arrivarono anche Goldrake, Getter Robot, Tekkaman, Daitan 3, tutti con la stessa formula. Il nemico della settimana, l'attivazione rituale del robot e l'attacco finale urlato a gran voce.
Non a caso queste serie nascevano proprio dalla Toei Animation o dalla Tatsunoko, le stesse realtà che producevano tokusatsu live action. Due mondi che si guardavano continuamente allo specchio. E con queste fondamenta, negli anni '80 esplose la serie che forse più di tutti ha incarnato lo spirito del tokusatsu nel mondo degli anime fino a quel momento, i Saint Seiya, creati da Masami Kurumada. Le armature sono delle vere e proprie trasformazioni in stile Henshin. I protagonisti non combattono da soli, ma come squadra, proprio come i Super Sentai. E l'estetica, grazie anche al tratto inconfondibile di Shingo Araki e Michi Himeno, trasformano ogni scontro in uno spettacolo epico, fatto di pose, luci e colpi finali gridati col cuore. Il successo di Saint Seiya aprì così la strada a tantissimi altri anime in cui l'eroe indossa un'armatura per combattere, come i Samurai Troopers, Shurato e tanti altri ancora, ma l'influenza non si fermò lì, perché anche il mondo delle eroine magiche prese ispirazione. Ricordiamoci di Cutie Honey di Go Nagai, Sailor Moon, le Pretty Cure, ogni trasformazione, ogni sequenza, i nemici settimanali, tutto è un'eredità diretta del tokusatsu. In altre parole, senza di esso non avremmo avuto lo shonen moderno così come lo conosciamo oggi. Il tokusatsu, quindi, non è un ricordo del passato, le sue radici affondano negli anni 50 e 60, ma i suoi rami continuano a crescere ancora oggi, influenzando anime, manga e persino il cinema moderno. Ogni volta che vediamo un eroe trasformarsi, gridare un attacco o affrontare un mostro titanico, lì sotto batte ancora il cuore del tokusatsu. Pensiamo a My Hero Academia. All Might non è soltanto un supereroe all'americana, è una sorta di Ultraman in giacca e cravatta, un Kamen Rider con il sorriso smagliante. Ogni posa teatrale, ogni colpo esagerato, ogni frase gridata sono tutti figli diretti del linguaggio tokusatsu. Oppure One Punch Man. Certo, vuole essere una parodia, ma è anche un omaggio gigantesco. Saitama combatte i mostri della settimana, proprio come faceva Ultraman, e la regia si diverte a citare quelle atmosfere da tokusatsu classico, esagerandole fino al ridicolo. O ancora Kaiju numero 8, dove il protagonista, Kafka Ibino, si trasforma lui stesso in un kaiju. È praticamente un richiamo esplicito alla Sweet Mansion, oltre che alla metamorfosi di Kafka, ovviamente. Un legame diretto tra letteratura occidentale e il cuore stesso del tokusatsu giapponese. Ma forse l'erede più sfrenato e creativo dell'ultimo periodo è stato Dan Da Dan. Qui troviamo alieni palesemente ispirati all'universo Ultra, yokai grotteschi, mecha, kaiju, con anche qui richiami alla Sweet Mansion. Il tutto rielaborato con uno stile folle, contemporaneo e frenetico. È come se l'universo Ultra fosse stato letteralmente scaraventato dentro un manga moderno, dove la linea tra folklore giapponese, fantascienza, pulp non esiste più. E se parliamo di animazione contemporanea, ragazzi, non possiamo non citare lo studio Trigger. Fondato da Hiroyuki Imaishi e Masahiko Otsuka, Trigger ha ereditato lo spirito ribelle della Gainax e lo ha trasformato in un linguaggio visivo unico, frenetico, eccessivo e coloratissimo. Opere come Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare o il più recente Cyberpunk Edge Runners sono pura energia tokusatsu trasposta in animazione, pose eroiche, esplosioni su schermo, attacchi urlati e trasformazioni iperboliche. In Promare addirittura la regia fonde 2D e 3D con colori fluo e linee cinetiche, ottenendo così dei risultati davvero fuori di testa. Mentre con Superhuman Samurai Cyber Squad Gridman, Trigger ha fatto il passo successivo: prendere un vecchio eroe tokusatsu e reimmaginarlo in
chiave anime, mantenendo però intatti i codici del genere, i mostri giganti, le attivazioni spettacolari, la catastrofe imminente, ma dando loro la fluidità e la potenza visiva che solo l'animazione poteva offrire. E adesso una piccola curiosità bonus. Pochi lo sanno, ma Eiji Tsuburaya aveva lavorato già negli anni 30 su opere che oggi sembrano anticipare certi immaginari moderni. Nel 1935 infatti collaborò con Kenzo Masaoka, considerato uno dei padri dell'animazione giapponese, a una versione cinematografica di Kaguya Hime, tratta dal più antico racconto giapponese. Guardando la locandina del film è impressionante notare come la dea lunare Kaguya assomigli moltissimo alla versione di Naruto Shippuden. Questo è quindi un piccolo esempio di come i miti antichi, il cinema classico e il tokusatsu di Tsuburaya siano legati da un filo invisibile che ancora oggi arriva fino ai nostri anime preferiti. A proposito, fatemi sapere nei commenti se potrebbe interessarvi un video d'approfondimento su Masaoka. Insomma, dalle trasformazioni in kaiju di Kafka agli alieni di Dandadan, il messaggio è chiaro: il tokusatsu è parte integrante del DNA dello shonen e dell'animazione moderna. Ed eccoci arrivati qui, alla fine di questo viaggio. Abbiamo attraversato il Giappone del dopoguerra con Godzilla, ci siamo emozionati con Ultraman e Kamen Rider, abbiamo lottato insieme ai Super Sentai, indossato le armature dei Sento Seiya, per poi perderci nell'immaginario folle di Dandadan e dello studio Trigger. Il tutto per capire che il tokusatsu non è solo una manciata di uomini in costume che fanno a botte con pupazzi di gomma, ma un linguaggio, un immaginario, una forma di spettacolo che ha saputo influenzare i manga, gli anime e persino il modo in cui oggi viviamo l'eroismo. Ogni volta che vediamo una trasformazione spettacolare, un attacco urlato a squarciagola o addirittura un mostro gigante che distrugge una città, stiamo ancora respirando la stessa magia nata più di 70 anni fa. E oggi, con questo speciale, voglio dirvi una cosa: grazie. Grazie a tutti che avete reso possibile questo primo e importantissimo traguardo dei 1000 iscritti. Questo non è solo un numero, ma una community che cresce, che commenta, che discute e che condivide la stessa passione per l'universo geek in tutte le sue forme. Questo è il Geek Imperfetto, un luogo dove celebriamo non solo i capolavori perfetti, ma anche le stranezze, i dettagli dimenticati, le contaminazioni che hanno costruito il nostro immaginario. E se questo è il primo traguardo, immaginate quanto lontano potremmo arrivare insieme, perché in fondo, come ci insegnano gli eroi tokusatsu, non serve essere perfetti per fare la differenza, serve solo il coraggio di trasformarsi, di lottare e di credere in ciò che si ama. Grazie ancora a tutti e noi ci vediamo al prossimo viaggio nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!